In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Il primo di tutti i comandamenti inizia con un imperativo: ascolta. Il primo atteggiamento per capire il vero comandamento è l'ascolto. E allora tutti sappiamo che per ascoltare occorre fare silenzio, silenzio attorno a noi, silenzio dentro di noi, perché Dio parla nel silenzio, non parla in mezzo ai rumori. Nel momento importante della trasfigurazione di Gesù, la voce del Padre dice: «Questo è il Figlio mio, ascoltatelo». La trasfigurazione avviene in un luogo a parte, isolato, lontano dai rumori, su un monte, luogo privilegiato nella Bibbia per incontrare Dio, per ascoltare la sua voce. E il Salmo anticipa questo tema dell'ascolto, ci fa capire l'importanza dell'ascolto. Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia. Quel Signore allora ci invita all'ascolto, perché se impariamo ad ascoltare la sua voce, allora Lui ci fa anche capire che interviene, che viene in nostro aiuto, che viene in nostro soccorso. Ecco, noi possiamo allora mettere in pratica questo, perché il Signore non ci sta chiedendo cose impossibili, ma ci sta aiutando a trovare l'atteggiamento giusto per continuare il nostro cammino quaresimale. Il brano del Vangelo c'è questo dialogo tra Gesù e questo scriba, uno degli scribi. E allora quando sente che Gesù dice ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, quindi si compiace di queste parole e poi lui le ripete per far capire e quindi cerca di fare bella figura ripetendo le stesse parole che ha detto Gesù, facendo capire che anche lui le sa. E poi Gesù termina dicendo: non sei lontano dal regno di Dio. Ecco, non essere lontano non vuol dire essere arrivati. Essere vicini non vuol dire essere lì, arrivati al punto di arrivo. Allora il Signore lo invita a fare quel pezzetto di strada che gli manca, che è quella di aderire al Signore, di aderire a Lui, di entrare in comunione con Gesù. Questo scriba è un esperto della Bibbia, conosce i versetti
E Gesù dimostra di conoscerli. Ma Gesù non è venuto a pronunciare dei bei versetti dell'Antico Testamento, a fare delle belle citazioni dell'Antico Testamento, ma è venuto ad aiutarci a entrare in comunione con Lui. Non sei lontano, aderisci a me, vieni a me. Allora è importante la relazione di fede con il Signore Gesù. Ecco, non basta sapere alcuni versetti della Sacra Scrittura, possono aiutarci a fare i primi passi, possono aiutarci, ma non bisogna fermarsi lì, bisogna fare il passo ulteriore, che è quello di arrivare a Gesù, entrare in comunione con Lui, ascoltare la sua voce. E allora saremo come quegli alberi piantati lungo il corso d'acqua che daranno frutto a suo tempo. Prima di presentare la nostra offerta all'altare, chiediamo al Signore di aiutarci a vivere in pienezza la nostra fede. E in forma litanica diciamo: insegnaci ad amare, o Signore. Quando la tua Chiesa si lascia vincere da logiche mondane. Insegnaci ad amare, o Signore. Quando i tuoi figli si allontanano da te. Insegnaci ad amare, o Signore. Quando i popoli risolvono i conflitti con la violenza e la forza. Insegnaci ad amare, o Signore. Quando i governanti non cercano il bene comune. Insegnaci ad amare, o Signore. Quando non mettiamo te al di sopra di ogni cosa. Insegnaci ad amare, o Signore. Quando la nostra vita è attratta da tanti idoli. Insegnaci ad amare, o Signore. Quando non amiamo il nostro fratello. Insegnaci ad amare, o Signore. Quando non sappiamo perdonare il nostro fratello. Insegnaci ad amare, o Signore. Quando non mettiamo in pratica i tuoi comandamenti. Insegnaci ad amare, o Signore. O Dio grande e misericordioso, che ci hai indicato la strada del regno dell'amore verso di te, verso il prossimo, purifica il nostro cuore da ogni iniquità, perché possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio con frutti di vita eterna. Te lo chiediamo per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. E pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Guarda con benevolenza, o Signore, questi doni che ti presentiamo, perché siano a te graditi e diventino per noi sorgente di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Preghiera eucaristica della riconciliazione prima. Veramente santo sei tu, o Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo e diffondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce
e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Riccardo. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che E togli i peccati. abbi pietà. I peccati. Abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il canto 427. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. In Dio è la mia salvezza, la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui effondi il tuo cuore. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Preghiamo. La forza del tuo Spirito ci pervada corpo e anima, o Signore, perché possiamo ottenere pienamente la redenzione alla quale abbiamo partecipato in questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. La CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha indetto per oggi una giornata di preghiera per la pace, per implorare il dono della pace in tutte quelle zone di guerra. Allora noi questa sera alle ore 18 faremo la Via Crucis con questa intenzione di pregare per la pace. Però è importante anche durante questa giornata, anche finché lavorate, finché preparate da mangiare, una preghiera, un'Ave Maria, una giaculatoria, per implorare questo dono. Quindi questo ci aiuta anche ad essere tutti in comunione. E allora adesso insieme chiediamo alla Madonna questo dono. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Volgi lo sguardo, o Signore, sui fedeli che implorano la Tua misericordia, perché confidando nella Tua benevolenza diffondano ovunque i doni del Tuo amore, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Numero 283. Maria, tu che hai atteso Nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Primo mistero della gloria. Contempliamo Gesù risorge dal sepolcro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero contempliamo Gesù ascende al cielo. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua ascensione al cielo. Donaci per intercessione di Maria una ferma speranza nella vita eterna.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco. Della tua misericordia. Terzo mistero. Gesù dona lo Spirito Santo agli Apostoli riuniti nel cenacolo con Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto
frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente nella tua misericordia. Quarto mistero, contempliamo Maria assunta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero, contempliamo Maria incoronata Regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Il Signore nostro Dio è l'unico Signore.
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba obiettò: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutte le proprie sostanze, amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Qual è il più grande dei comandamenti, che erano inesauribili di numero? Lo sapevano tutti. Il più grande è: osserva il sabato, perché anche Dio l'aveva osservato. E per il sabato c'erano alcune migliaia di comandamenti, tutti gravi, che riguardavano i lavori fatti per il Tempio. E ognuno dei 39 lavori era rafforzato da altri 39 comandamenti. Fate voi il calcolo. E Gesù perché non dice, non risponde a tono? Perché sapeva che era un'imboscata. Volevano eliminarlo e quindi trovare il motivo di condannarlo. Se rispondeva il sabato, l'obiezione subito: e perché tu non lo osservi? Gesù tira dritto e adopera invece quello che viene rilevato sempre nella parola di Dio. Ascolta Israele, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua forza. E il secondo, amerai il prossimo come te stesso. Allora il centro, tutto qui, non è apparire spirituali, non è fare cose per Dio. Il centro è la qualità del cuore. C'è un paragone importante, dice Gesù: ama come te stesso. Perché l'amore, se non passa anche dalla tua interiorità, dal cuore, non è vero amore. Se ti disprezzi, amerai controllando, quindi non amerai. Se ti senti in difetto, amerai per paura, e non è vero amore. Per paura di non essere lasciato. Se ti perdoni, ogni relazione diventerà un esame. Se non ti perdoni, sono abbastanza, valgo. E allora l'interlocutore capisce questo. Questo vale più dei sacrifici, cioè più di tutte le cose che tu fai per Dio. Vale l'amore vero, quello che non fa rumore. E oggi la prova non è complicata. Come tratti chi ti sta vicino, anche quando e soprattutto sei stanco. Che tono usi quando nessuno ti applaude? Anche nelle piccole frizioni, come ti comporti? E allora, se vogliamo vivere questo Vangelo, non restiamo nel generico devo amare di più. Scegli una persona e falla respirare.
una telefonata fatta senza fretta, un perdono anticipato, una visita, una gentilezza, anche un sorriso. E così il Vangelo diventa vita. E in quel gesto Gesù dice: non sei lontano dal regno. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire il sacrificio di lode gradito a Dio Padre Onnipotente. Guardi, Padre, questi doni che ti presentiamo, così che siano graditi a te e diventino per tutta l'umanità sorgente di gioia e di salvezza. Per Cristo nostro Signore, Signore con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita tenerezza. Ogni anno doni ai tuoi figli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano i misteri della salvezza. In Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, per questo uniti ad angeli e santi, proclamiamo: Santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome tuo, Signore. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci rendi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci renda un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, i tuoi consacrati, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. L'ascolto del Signore, diciamo insieme: Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci sempre il nostro pane quotidiano, i nostri debiti, così che anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandoni la tentazione, ma liberi. Liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e doni unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. La potenza del tuo Spirito, Padre, ci pervade corpo ed anima, perché possiamo ottenere pienamente la salvezza alla quale abbiamo partecipato in questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Volgi, Signore, lo sguardo su questi tuoi figli, implorano la tua misericordia, così che confidando nell'amore tuo diffondano ovunque i doni del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Signore con voi, vi benedice Dio Onnipotente e Misericordioso, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Ci invia nell'ave del cielo.
Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca il cuore, mi guida nel cammino, per amore del suo nome. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Se dovessi camminare nella valle oscura, non temerei alcun male, tu sei accanto a me, il tuo bastone mi sostiene, il tuo vincastro mi dona sicurezza. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Davanti a me prepari una mensa, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca, segno del tuo amore fedele. Felicità e grazia mi accompagna tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Oggi è 13 marzo 2026, la Chiesa celebra il venerdì della terza settimana di Quaresima. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza.
Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è l'unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, in questo venerdì della terza settimana di Quaresima, la parola di Dio ci riporta ancora una volta all'essenziale. In questo tempo di Quaresima, tempo di conversione, tutti noi siamo chiamati a togliere ciò che è superfluo dalla nostra vita, a fare verità dentro di noi, per riscoprire tutti insieme il vero centro della nostra fede. E oggi quel centro ha un nome preciso: l'amore, amore per Dio e amore per il prossimo. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal libro del profeta Osea, ci viene rivolto un invito che è un grido pieno di tenerezza e dice: ritorna Israele al Signore Dio tuo. Carissimi fratelli e sorelle, questo versetto è un appello che attraversa i secoli della Chiesa e arriva fino a noi oggi. Vedete, il popolo si era allontanato, aveva cercato altre sicurezze, aveva smarrito la fedeltà in Dio. Ma quello stesso Dio non si è mai stancato del suo popolo e non ha mai chiuso la sua alleanza con lui, perché Dio non spegne mai la speranza e chiede sempre un ritorno sincero a Lui. Vedete, fratelli e sorelle, nella nostra vita non bastano solo i gesti di carità oppure un'abitudine religiosa come andare a messa. Il profeta Osea in questa prima lettura oggi ci invita a riconoscere il peccato, a chiedere perdono con un cuore vero e sincero e soprattutto ad offrire non sacrifici inutili, ma la lode che nasce da un cuore rinnovato da Dio, un cuore convertito, perché ricordatelo, Dio da noi vuole sempre verità, non apparenza. Nel Vangelo secondo Marco che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo uno scriba che domanda a Gesù quale sia il primo di tutti i comandamenti. Questa è una domanda davvero importante, perché tra tante norme tutti noi dobbiamo imparare a capire qual è quella più importante, fondamentale. E abbiamo visto la risposta di Gesù in questa lettura, e dice questo: il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza, e amerai il tuo prossimo come te stesso. Carissimi fratelli e sorelle, nella lettura del Vangelo di oggi, tutti noi siamo chiamati a riconoscere che Dio è l'unico Signore, perché in un mondo come il nostro, che ci propone continuamente nuovi idoli, Gesù ci sta richiamando all'unità, perché non possiamo servire più padroni. Vedete, se noi impariamo a riconoscere Dio come il vero Signore, come il vero Re, allora tutto il resto trova il suo posto. Se però Dio non è al centro della nostra vita, qualcos'altro prenderà il suo posto e ci dominerà tutti. Questo, fratelli e sorelle,
è l'amore totale, quello donato con tutto il cuore, che non è quell'amore che tante volte diamo, quell'amore a metà, quell'amore fatta di ritagli di tempo. Amare Dio significa orientare a Lui tutti i nostri pensieri, le nostre scelte, i nostri desideri. Significa fidarsi della Sua volontà, anche quando questa volontà ci costa. Carissimi fratelli e sorelle, un cuore che resta chiuso a Dio è un cuore malato. Non possiamo continuare a dire di amare Dio se non ci prendiamo cura dei nostri fratelli, perché l'amore verso il prossimo è la verifica della nostra fede. È proprio lì che si misura la verità della nostra conversione. Allora oggi chiediamo al Signore in questo venerdì della terza settimana di Quaresima un cuore che ama, un cuore che gioisce, un cuore che si lascia convertire, perché se mettiamo Dio al centro della nostra vita, tutto cambierà e se impareremo ad amarlo davvero, entreremo già ora nella logica del regno. Allora torniamo al Signore tutti con fiducia, lasciamoci rinnovare dal suo amore e facciamo della carità il segno visibile e concreto della nostra conversione e non del nostro egoismo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 13 marzo 2026, venerdì della terza settimana di Quaresima. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Charbel, nel silenzio di questo mattino affido a te la mia vita. Guidami sulla via della fedeltà quotidiana. Aiutami ad accettare le prove con pazienza e a custodire una speranza viva anche nelle difficoltà che incontrerò oggi. Amen. Per tutti i bambini, giovani e persone sole, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani, ammalati e ricoverati, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Offerta della giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per la fine di tutte le guerre e per la pace tra tutti i popoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Atto di fede al Signore. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio, la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla, con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutte le donne maltrattate e per tutti coloro che soffrono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo insieme l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Signore Gesù, accogli tra le tue braccia tutte le anime dei defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. San Charbel, prega per noi. Per tutte le vostre intenzioni e per le persone che portate nel cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Per tutti coloro che ogni giorno ci chiedono preghiere tramite email, telefono e messaggi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Per tutti i diaconi, sacerdoti, vescovi, per la Chiesa intera e per tutte le vocazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Per tutti i pellegrini, parrocchie, santuari, conventi e missioni, in particolare per i missionari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Per tutti coloro che operano nel sociale e per la carità cristiana, in particolare per le mense dei poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Per tutti i nostri benefattori che con le loro offerte ci aiutano nella nostra missione quotidiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Charbel, prega per noi. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca il cuore, mi guida nel cammino, per amore del suo nome. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Se dovessi camminare nella valle oscura, non temerei alcun male, tu sei accanto a me, il tuo bastone mi sostiene, il tuo vincastro mi dona sicurezza. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Davanti a me prepari una mensa, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca, segno del tuo amore fedele. Felicità e grazia mi accompagna tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Benvenuti fratelli e sorelle a questa celebrazione. Celebra con noi anche un sacerdote che proviene dalla Calabria, Giovanni Cassiano, e ci sentiamo uniti anche a tutti coloro che ci seguono dalle loro case. Una concelebrazione. Sacerdoti e fedeli concelebrano uniti nel Signore, ma anche nel nome di San Pio da Pietrelcina. Portiamo nel nostro corpo i nostri difetti quotidiani, vogliamo liberarcene, le opere di carità, l'umile riconoscimento delle nostre colpe, soprattutto la misericordia del Signore. Rinnoviamo quindi la nostra volontà di servire il Signore, ci umiliamo e confidiamo che il Signore abbia di noi pietà. Dichiariamo insieme le nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Concedi a noi, o Signore, che nutriti dalla Tua parola e formati nell'impegno quaresimale, ti serviamo con purezza di cuore e siamo sempre concordi nella preghiera. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate e entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dei così vicini a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore Gerusalemme. Manda sulla terra il suo messaggio. La sua parola corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Celebra il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore Gerusalemme. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, Re di eterna gloria. Siamo di fronte al tema della legge. Davanti a noi due legislatori. Mosè, legislatore dell'antica legge, Gesù, maestro della nuova legge. Mosè aveva ricevuto la legge da Dio stesso sul monte Sinai e l'aveva ricevuta su due tavole. La scrittura era di Dio e la dottrina era di Dio.
Mosè presenta la legge al popolo. È come un grande catechista. Dio vuole per sé, come sua proprietà, il popolo che ha liberato dalla schiavitù di Egitto. Un popolo che deve essere a Lui consacrato. E quindi si preoccupa che abbia le indicazioni di vita, le istruzioni di vita. Mosè deve presentare al popolo una legge che, a confronto di tutte le altre leggi degli altri popoli, è di gran lunga superiore. Il popolo si convinca di avere una legge che ne fa di sé una preziosità, una legge superiore a tutte le altre leggi dei popoli circonvicini. Gli stessi popoli devono ammirare, apprezzare quella legge, e il popolo ne andava orgoglioso. Questo è veramente il popolo saggio e intelligente. E il popolo aveva una professione di fede molto ben conosciuta. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li parlerai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. A quella legge nulla doveva essere aggiunto, nulla doveva essere tolto. E tuttavia, quella legge di cui il popolo andava orgoglioso, con la venuta di Gesù, subisce un declassamento. Le parole di Gesù lo dichiarano. Io non sono venuto per abolire la legge di Mosè, ma per darle un compimento. Ma tutta la vita di Gesù è un compimento delle antiche disposizioni di legge. La legge e i profeti trovano in Gesù il loro completamento. E tuttavia Gesù presenta una nuova legge, la contrappone. Agli antichi fu detto: ma io vi dico. Certamente la legge trasmette la volontà di Dio, ma la volontà di Dio è proporzionata alla condizione di un popolo che sta nascendo e ha tutto da imparare, come anche le medicine devono essere proporzionate ai bisogni dell'ammalare e progredire. Gesù, e lo incontriamo nel discorso della montagna, dichiara di essere venuto a perfezionare quella legge. E quella legge entra in contrasto con le abitudini del popolo. C'erano gli scribi, il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. La legge è fatta per l'uomo, non l'uomo per la legge.
Gesù dimostra un comportamento indipendente contro le tradizioni degli antichi. Gesù dunque si comporta in maniera libera. Attriti e contrasti nascono subito. Ma Gesù dimostra di avere pieni poteri. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Lui rivendica il titolo di maestro: non chiamate nessun altro maestro, uno solo è il vostro maestro, il Cristo. E la legge di Gesù è spirito e vita, è vita dello spirito. Gesù parla in nome della verità. In verità vi dico, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno aveva mai parlato come lui. Tu hai parole di vita eterna. Una legge di qualità superiore. L'osservanza della legge. Il popolo dell'antichità era attaccato alla propria legge, aveva saputo difenderla contro le invasioni dei popoli pagani. I farisei in particolare erano severi osservatori di quella legge. L'osservanza di quella legge doveva garantire l'accesso alla terra promessa. Anche per noi la legge è come un lasciapassare per la vita eterna, per la terra del paradiso. Beati i miti perché erediteranno la terra, non questa terra terrena, ma quella celeste. Quindi l'apprezzamento che anche noi dobbiamo avere nei confronti della legge. La legge è a servizio dell'uomo, regolandosi secondo le norme di legge. Noi abbiamo le carte in regola per poter entrare nel premio eterno. Bene, San Pio da Pietrelcina non soltanto aveva, come tutti i cristiani, la legge comune a tutti, perfezionata dal Signore Gesù, ma aveva un'altra legge, era la legge della vita consacrata, quindi una super legge. La vita consacrata si regge soprattutto sul voto di obbedienza, sul voto di povertà, sul voto di castità. Quindi Padre Pio è un modello nell'osservanza della legge e quando accoglieva i penitenti richiedeva da loro l'osservanza della legge. Noi dobbiamo disporci in maniera benevola nei confronti della legge, perché la legge è quello che Dio ci chiede. È sua bontà indicare a noi la via da seguire. Modello insuperabile, Gesù di Nazaret. Il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Io sono venuto perché il Padre mi ha mandato. Io do la vita, non altri me la strappano. Io do la vita e la riprendo. Notava però che quello che noi etichettiamo come fariseismo, comportamento farisaico, notava l'ipocrisia. I farisei erano anche un modello di osservanza,
però col passare del tempo si erano attaccati soprattutto alle pratiche cultuali, trascurando comandamenti ben più importanti. Per l'osservanza delle vostre tradizioni voi avete calpestato il comandamento di Dio. Voi vi perdete nel pagare le decime sulla ruta, sulla menta, sul cumino, ma era la giustizia e la misericordia che bisognava praticare. Gesù dunque ci insegna la via di Dio, anche gli avversari glielo riconoscevano e quindi oggi vuole essere anche il nostro maestro. Noi ci poniamo alla scuola di San Pio da Pietrelcina perché San Pio si metteva alla scuola di Gesù. Anche San Paolo chiedeva ai suoi discepoli seguaci, chiedeva l'imitazione. Siate miei imitatori, fratelli, come io lo sono di Cristo. Gesù insegnava la via di Dio e non guardava in faccia a nessuno. Bene, allora lasciamoci anche noi uniformare da questa legge di vita e di grazia. Alle origini del cristianesimo spuntarono anche i cosiddetti giudaizzanti. Erano i fanatici osservanti della legge mosaica e pretendevano che anche i pagani dovessero adeguarsi alla legge antica. Paolo invece dichiara che la legge è stata superata. La legge deve essere inverata dall'insegnamento cristiano. E quindi l'insegnamento cristiano si apre al soffio dello Spirito Santo, si apre anche a nuove conquiste. Dio non ci lascia mai da soli. Venuto Cristo Gesù, venuto lo Spirito Santo, venuti anche tanti santi come San Pio da Pietrelcina a guidarci nella via di Dio. Ecco, non dobbiamo sentirci soli, non dobbiamo sentirci abbandonati, dobbiamo confidate nel Signore, perché il Signore è una roccia eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Dopo l'ascolto della parola, la preghiera. Se qualcosa abbiamo imparato alla scuola di Dio, nel nostro animo ci deve essere ora desiderio e bisogno di rivolgere a Lui lodi e suppliche. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi, Signore. Mosè ha ammonito il suo popolo e ha invitato genitori ed educatori a farsi testimoni e banditori della propria fede, perché ciascuno di noi sia fiaccola che illumina e proclama con la santità della vita la presenza e l'amore di Dio nel mondo. Preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Il nostro è un Dio che si rivela e rivelandosi si fa vicino e si comunica, perché a tanta sua degnazione e tanta nostra ricchezza corrispondiamo con impegno, riconoscenza e perseveranza. Preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Il salmista ci ha presentato un Dio fedele e munifico, potente e buono, perché la nostra preghiera sia fermentata da questa convinzione fino a raggiungere il vertice della contemplazione. Preghiamo.
Abbi pietà di noi, Signore. Cristo è pienezza e compimento della legge, perché la nostra vita morale non si disperda nei rivoli delle 1000 prescrizioni, ma rimanga ancorata e incentrata nella persona del Salvatore, preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Leonardo, Libera e tutti i fedeli defunti siano accolti tra le schiere osannanti degli angeli e dei santi, preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. O Cristo, tu che sei la via, non farci deviare nei sentieri della colpa. Tu che sei la verità, non permettere che rimaniamo nelle tenebre della cecità spirituale. Tu che sei la vita, facci vivere di te e con te, che in cielo regni glorioso nei secoli dei secoli. Amen. Della vita e del lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nel secolo il Signore. Quindi pentiti a coniuge, che sia gradito il nostro sacrificio di oggi. Pregate, sorelle e fratelli, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, o Signore, le offerte nelle preghiere del tuo popolo, e difendi da ogni pericolo i tuoi fedeli che celebrano i santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Arcivescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Vergine, Maria Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno,
tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nella carità di Cristo scambiatevi un segno di comunione fraterna. La pace, Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Signore
Preghiamo. Il pane del cielo di cui ci siamo nutriti ci santifichi, o Signore, e liberati da ogni colpa ci renda degni delle tue promesse. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Tempeste
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Contempliamo i misteri della luce. Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù nelle acque del fiume Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce si contempla la rivelazione di Gesù alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. La madre dice ai servi: fatti quello che vi dirà. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Marco. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: